Ben ritrovati con una nuova puntata di Sport Trading Talk. Abbiamo come sempre con noi Davide Renna. Ciao Iuris. Allora, oggi abbiamo una puntata diversa rispetto al solito perché insomma spesso avevamo un tema, un canovaccio da seguire, in questo caso ruota libera. Ruota libera, sì. Diciamo che poi sono tante le domande, tante le curiosità che molti si possono insomma fare in merito appunto allo sport trading. Partirei proprio dal concetto di, diciamo, inizio, la strategia più sicura forse per iniziare in questo ambito, se tu dovessi partire proprio da zero al giorno d'oggi, magari con qualche consapevolezza in più dovuto dal tuo percorso, da dove partiresti? Allora, partirei intanto dal farlo con un altro lavoro alle spalle. Quindi partirei a farlo come secondo lavoro. Ok. Perché? Perché il primo periodo è un periodo dove hai bisogno di sperimentare, di studiare, e è molto difficile prenderlo e buttarsi nel mercato senza avere nessun tipo di copertura, proprio perché porterebbe dei scompensi a livello mentale che poi paghi nella tua sperimentazione. Quindi io mi metterei sicuramente molto sereno a livello di lavoro. Certo. Quindi coprirei le mie spese familiari con un lavoro anche possibilmente che mi piaccia, male che vada, che non mi piaccia, ma per poi fare il mio secondo lavoro e iniziare a sperimentare. Sapere che c'è un periodo lungo di sperimentazione e di studio, quindi cercherei sicuramente un riferimento per poter studiare e apprendere tante cose tecnicamente o non. Quindi questo sicuramente si trovano adesso, rispetto a quando ho cominciato io 20 anni fa, non si trovava nulla. Oggi puoi trovare dei corsi, puoi trovare corsi tecnici, imparare delle tecniche, sicuramente non da me, io non mi piace insegnare, almeno non questo, però si trovano tanti ottimi referenti online per capire. Mi costituirei un piccolo budget completamente a rischio, serve piccolo, perché Okay. alla fine la sperimentazione non va fatta con grossi importi, va fatta con sperimentando il processo. Quindi io posso anche prendere 1.000 euro, dividerli in tante operazioni da 50 euro e iniziare a provare a trovare pattern, a trovare le mie operazioni dove io mi trovo confident, no? Perché poi devo trovare anche qual è il mio vantaggio da trader. Diventi un buon trader se tutta l'infrastruttura è buona, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato in questo podcast, ma soprattutto anche se tu scopri qual è il tuo valore, il tuo vantaggio. Devi essere bravo in qualcosa, nel riconoscere qualche movimento, in qualche sport, in qualche pattern che vai a riconoscere. Quindi serve questo periodo per sperimentare con delle basi solide dove io posso esprimere bene le mie capacità. Ok. E soprattutto all'inizio, qual è lo sport più facile per, diciamo, costruire quella che è la strategia che è dietro, no? Allora, inizialmente potresti partire da qualsiasi sport, perché gli importi sono bassi e quindi qualsiasi sport può assorbire quel movimento da 50 euro. Il problema nasce però nel momento in cui vuoi costruire qualcosa di futuribile. Allora, se invece vuoi costruire qualcosa di futuribile, devi sapere che poi nel tempo, quando la tua strategia la consolidi, ti serve un mercato che sia liquido e sia molto frequentato. Ok. Quindi può piacere tranquillamente il cricket, non so neanche che tipo di sport sia. So che in realtà in determinate aree geografiche lo seguono molto, forse in India o in UK, però bisogna capire se poi quell'ambito ha volumi di mercato utili ad assorbire delle strategie. Quindi oggi gli sport che vanno per la maggiore sono il calcio e sta crescendo molto il tennis qui in Europa. In altri continenti magari la cultura è diversa e sicuramente il calcio oltreoceano non se lo filano molto. Però qui in Europa calcio e tennis sono secondo me i migliori. Assolutamente. Poi ovviamente oltre allo sport, decidere lo sport, bisogna forse anche decidere le varie piattaforme da utilizzare, anche lì da dove partiresti? Allora partirei sicuramente con un exchange che
Betfair piuttosto che le sue declinazioni, dipende dallo stato dove vivi. In Italia c'è betfair.it, piuttosto che Orbit se sei in altre giurisdizioni, perché è una piattaforma che ti permette live di testare i meccanismi di trading, quindi compro, vendo e imparare sicuramente a fare quel tipo di operazioni. Poi mi focalizzerei su una piattaforma. Io ho trovato un grande vantaggio con i bet broker, perché comunque mi liberano il peso della selezione della piattaforma e mi danno un servizio che è gratuito, perché loro vengono pagati dalle piattaforme per la raccolta, e mi liberano dal peso di conoscere tecnicamente o di affiliarmi o registrarmi a un certo tipo di piattaforma. Quindi partirei da un bet broker. Ok. E a livello di strumenti è più facile iniziare oggi rispetto a quando hai iniziato tu? Beh sì, tutto un altro sistema, anche se quando ho cominciato io non c'erano le limitazioni dei com, Ok. quindi c'era betfair.com, che è un'unica piattaforma che era aggregata a livello mondiale, quindi aveva molta liquidità. Poi ci sono state delle problematiche fiscali, legali, legate ad ogni singolo paese, che inizialmente hanno bloccato le piattaforme.com, soprattutto parlo d'Italia ovviamente, per favorire le piattaforme.it, ma le piattaforme.it non sono quelle adatte a fare questo lavoro a livello professionale, perché sono le piattaforme di tipo soft, di cui parlavamo, quindi sono quelle che raccolgono gli scommettitori della domenica. Ok. E quindi lì è nato un po' il problema che ha favorito il fatto che io sia emigrato poi in Slovenia. Quindi decisamente oggi è molto più semplice. Ottimo. E partendo appunto sempre un po' dall'inizio, come si studia la giocata, ecco, e come scegliere l'operazione da fare? Questa è una domanda molto particolare, nel senso che poi dipende dalla strategia che hai, però come si studia? Allora, ci vuole sicuramente un background statistico. Ok. I dati sono fondamentali, quindi io sicuramente mi setterei con un setting di dati a disposizione che mi aiutino a valutare quel tipo di posizione. Poi dipende dal tipo di strategia che tu hai, cercherei quello che non è dato, perché in realtà i dati li vedono tutti. I dati li vedi tu, li vedo io, li vedono anche i bookmaker, li vedono professionisti, i sindacati, quindi tutto quello che è dato. Ecco perché io non sono un grande fanatico dei modelli matematici, perché comunque quei dati, i vantaggi dati dai dati li vedono tutti. Ok. Secondo me un grande vantaggio è studiare tutto quello che è il contesto, quindi tutti i dati soggettivi, quei dati che i bookmaker o il mercato in generale non riesce a rilevare, perché ovviamente lavora su grossi numeri. Quindi se lavoro sul mercato italiano, ad esempio, posso avere dei dati soggettivi a disposizione che altri mercati non hanno. Addirittura magari su alcune competizioni come la Serie B, che sono ancora meno mainstream, posso andare in profondità sulle testate locali e cercare di capire dei dati diversi rispetto a quelli che vengono rilevati dalla statistica. E quindi come si studia? Si studia abbinando parte dati con parte soggettiva, ma a monte devi avere il tuo framework decisionale, perché se io inizio a studiare tutto, non finisce più. io ho lavorato al contrario. Prima ho creato il mio modello, poi adesso cerco tutto quello che è coerente al mio modello, e vuol dire scartare il 99% delle situazioni. Infatti il mio meccanismo decisionale è per esclusione, un po' sbagliare la margherita, però è un grande vantaggio a livello anche di gestione del tempo e di gestione mentale, perché devo cercare qualcosa che è attinente a quello che io voglio, a quello su cui io voglio investire. Quindi no, devo studiare tutto.
Assolutamente, diciamo che si deve fare attenzione su questa cosa e fare un focus su una determinata giocata e portarla avanti nel tempo. Questo aiuta molto. Ok. Questo aiuta molto, lo racconto spesso. La mia fortuna è che il movimento che io facevo 20 anni fa è lo stesso movimento che faccio adesso, pulito, aggiornato, quello che vuoi, quello. Quindi per me, oltre che diventare molto semplice riconoscerlo, perché dopo 20 anni lo riconosci anche intuitivamente, diventa molto semplice anche studiarlo quel movimento. Se invece a monte mi apro completamente a tutti i tipi di movimenti, in tutti i tipi di sport, sparo nel mucchio e devo stare tutto il tempo a studiare, e quindi questo mi è mai piaciuto. E questa forse è la differenza che c'è tra il trader e magari lo scommettitore della domenica sicuramente, e dall'altra parte anche il tipster, che ovviamente spazia su diversi fronti e a volte insomma cade nella giocata sbagliata, ecco, alla fine. Sì, poi il tipster fa un altro tipo Fa di un lavoro, altro tipo di lavoro, ovviamente. consiglia dei pronostici, quindi ha sicuramente una preparazione giornalistica e sullo sport buona, più che buona. Io stesso ne seguo qualcuno perché magari su determinate squadre ha una preparazione migliore della mia, però poi dopo non è coinvolto nei problemi decisionali legati al denaro, legati all'esposizione, alla paura di perdere, quindi poco fa questo sport senza rischiare, deve dare un pronostico sostanzialmente. Quindi la vera differenza rispetto allo scommettitore invece sì, nel senso che lo scommettitore prende, fa la schedina e mette un po' dentro di tutto, e mentre il trader è focalizzato su determinati ambiti e su determinati movimenti predefiniti a monte. Infatti io lo definisco come framework decisionale, perché è proprio un modello che ti costruisci nel tempo, e tutta quella fase di sperimentazione di cui parlavamo prima serve a definire questo. Certo. Quindi vado nel tennis io seguivo soltanto un certo tipo di movimento, ovvero quando il favorito perde il primo set. Ok. Se io vedo un favorito che vince il primo set, per me quella partita non ha senso neanche di seguirla, perché cercavo un certo tipo di movimento. Questo stringe il campo e ti permette di studiare solo determinate cose. Assolutamente. E domanda bruciapelo, trading live o pre-trading? Adesso per me è ancora Ok. futuro è live, perché allora il trading pre-match si sta diventando sempre più complicato, proprio perché il mercato inizia a diventare molto più istruito nel definire i prezzi, nel valutare determinati movimenti. Ho sempre pensato negli ultimi anni che stiamo andando verso un futuro live, è già un presente, cioè è il futuro per me, intendo, dove la preparazione, tutto quello di cui abbiamo parlato in questo podcast deve essere decuplicato, perché live deve essere tutto preparato all'ennesima potenza. Quindi la tua preparazione psicofisica, mentale, decisionale sul modello deve essere, perché live ci metti un secondo per sbarellare, se non sei preparato. Anche lì live puoi trovare delle opportunità che sono fantastiche, perché l'andamento delle partite offre anche delle ripetizioni molto interessanti, rispetto al pre-match, dei prezzi molto interessanti. Però anche lì, se non hai ben chiaro cosa stai cercando, inizi a sparare a caso, inizi a seguire tutto, ed è il miglior modo per perdere il tuo setting. Ottimo. E per passare da scommettitore a trader, qual è il passaggio, lo step che bisogna fare secondo te? Il primo step è volerlo, Ok. sapere che si può fare questo tipo di percorso, sapere che secondo me l'ambito di provenienza dello scommettitore è anche uno dei migliori per fare questo tipo di percorso, che può nascere anche da altre fonti. Penso a chi fa trading in altri ambiti e si appassiona al trading sportivo, ci sta, ha già la preparazione di trading, ma lo scommettitore ha già comunque il piacere di operare sullo sport, ha già qualche caratteristica, però ha
ha grossi limiti a livello concettuale che prima deve superare, volendo e scegliendo di fare questo tipo di lavoro. Quindi forse ne abbiamo parlato all'inizio, no, il problema identitario che è intanto definirsi questo. Cioè io oggi, indipendentemente dagli importi che muovo, dal fatto che vinco o che perdo, se io mi sento uno sport trader e sono uno sport trader, inizio a vivere da sport trader e a comportarmi da sport trader, con tutto quello che ne consegue. E l'identità non è definita dal fatto che sia bravo o non sia bravo, o dal fatto che vinco o faccio quello. Cioè se sono quello è perché l'ho deciso. Questo è il primo punto ed è metà del lavoro. Ok, ottimo. E ciò che, come dicevamo prima nelle scorse puntate, appunto mettere da parte anche il tifoso, che diciamo è sempre forse più difficile. È difficile. Tuttora credo che sia una difficoltà ricorrente. Sì, io che seguo il calcio, quando c'è il Milan effettivamente un po' di difficoltà nel passato l'ho avuta. Certo il Milan degli ultimi anni non mi ha favorito tantissimo, mi ha eliminato il problema, però c'è sicuramente un po' c'è, però anche lì se vuoi davvero fare professionista superi anche questo. Cioè dipende dall'obiettivo che tu hai. Se l'obiettivo è diventare bravo nel tuo lavoro, per me l'obiettivo era diventare la migliore versione possibile per me stesso in questo lavoro. Cioè volevo diventare bravo, volevo farlo. Intanto volevo farlo, e poi volevo diventare bravo, e allora superi anche quello, perché alla fine il tifo è un qualcosa che appartiene alla sfera ludica, non alla sfera professionale. Ecco, attualmente sei più concentrato su appunto il qui e ora, come dicono anche nella meditazione, oppure sei più focalizzato diciamo sul futuro? Perché anche lì quando si arriva a un livello del genere bisogna insomma saper gestire questa cosa, che non è facile. Sì, anche questa è una bella riflessione, perché è chiaro che tutto quello che ho nel mio background legato alla meditazione, legato al presente, mi ha tenuto molto focalizzato su qui e ora, come dici tu. Però poi ho imparato, anche grazie alla vita privata ad esempio, che la programmazione, la visione del futuro è qualcosa che è davvero importante. Quindi tutte e due, focalizzazione su quello che devo fare oggi, ma sapere già almeno con un orizzonte medio, cioè quest'anno so già come mi devo muovere, so già che adesso sono in un periodo di pausa perché siamo a fine stagione, siamo a maggio, che avrò una sessione, un mese molto interessante con i mondiali, che sono sempre campo di sperimentazione, di innovazione, perché sono sempre diversi, ma anche probabilmente con delle possibilità interessanti. So che la mia stagione nuova comincia a settembre, so che ci sono le pause delle nazionali che quest'anno sono diverse, e quindi avrò settembre più libero, un ottobre meno libero. Cioè fino a fine anno io so come devo arrivare, perché ho dovuto imparare anche a vedere oltre. Non mi piaceva molto, proprio perché avevo una concezione del tempo, ne abbiamo parlato, molto molto particolare, non mi piaceva vedere oltre, quindi però ho dovuto imparare a farlo. Ottimo, abbiamo fatto insomma una bella chiacchierata insieme come sempre. Davide, ti ringraziamo. Grazie a te. Ricordo che lo trovate su Instagram e LinkedIn, Davide Renna, e poi trovate anche il sito web www.sport-trading.life. Grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.